Amici di Cibolo Passion, ben trovati per quella che si prospetta essere una delle pescate col maggior quantitativo in litri di sudore della storia della pesca. Ci sono 33 gradi, è estate, sembra un ambiente da acque interne, quindi con i classici pesci da acque interne, ma vi garantisco che questa è acqua salmastra, quindi ci può essere sia l'orata sia la spigola, oltre ai cefali. È possibile che nel mezzo possano arrivare anche i classici pesci delle acque interne, primo tra tutti il pesce gatto, però questo non ci darà particolarmente fastidio, anzi potenzialmente ci potrebbe anche far divertire ancora di più. Come pescheremo? È estate, l'acqua è calda, il pesce è apatico e anche, tra l'altro, è anche poco energico, quindi ci vuole un approccio il più light possibile. Nel frattempo mi asciugo il sudore. Pescheremo con uno 0,10 di terminale, un bigattino, 2 bigattini, quindi pescheremo a bigattino, pastureremo a bigattino, insomma la bolognese per eccellenza. Condizione di acqua non troppo chiara, non troppo mossa, quindi insomma un assetto che promette bene. Oltre a sudore speriamo anche le catture. Fa caldo, porca miseria se fa caldo. Pescheremo con i bigattini e voi direte: e quanti pescatori ci sono che hai 3 sacchette di bigattini? Quando fa questo caldo qua il bigattino è facile che muoia, perché chiaramente il sole ci batte, la temperatura sale, e anche se avete delle sacchette estremamente porose e le tenete all'ombra, questo potrebbe non bastare. Quindi o si ricorre alle tende, quelle da mettere sulla pedana, si cerca di refrigerare il bigattino in qualche maniera, oppure si fa così, cioè si divide il 1,5 kg di bachini in 3 sacchette da mezzo chilo, una ce la teniamo lì, le altre 2 sono di riserva, che nel caso in cui dovesse arrivare la morte del bigattino avremo dei sostituti. Le altre 2 vanno in un igloo con un apposito ghiacciolo, in modo appunto da preservarli dalla morte. Prima ancora di iniziare a pescare incomincio a pasturare a bigattino. Non fatelo se non conoscete lo spot. Io qua ci sono venuto già a pescare diverse volte, so già dove andrò a sondare, so già il fondo che c'è, so già dove pescherò. Qui davanti c'è un pericolosissimo ramo affondato, però poi alla fine le mangiate arrivano più o meno lì, quindi dovremo stare qui. Pasturerò in funzione della corrente superficiale che sto vedendo, cioè una lieve corrente che da monte va verso mare, quindi un po' di bigattini li spariamo subito, poi si monta la canna e poi così quando iniziamo a pescare magari il pesce si è già accorto che c'è del nutrimento in giro e le abboccate si spera arrivino un po' prima. Fasi di sondaggio. Guardate che posto che è questo qua, bellissimo, c'è un fondo veramente importante, guardate, questo è esattamente
l'altezza del fondo che ho. Io ho fatto un bulk a mezza lenza, qui si tratta di quasi 4,5 metri di acqua, questa è una 6 metri, quindi è uno spettacolo. Ho messo un terminale piuttosto lungo a svolazzo, l'obiettivo non è stare sul fondo, ma visto che c'è corrente fare un po' di passata. Gli altri giorni quando sono venuto a provare tutta questa corrente non c'era. Oggi è un po' diverso, nel mezzo addirittura c'è più fondo, quindi dovrò addirittura aumentarlo un po'. Il posto è veramente bello. Quanti grammi? Ho messo 1,5 grammi, memore delle volte precedenti, però vista la condizione qui teoricamente si potrebbe addirittura pensare di pescare fino a 3 grammi. Per ora ho 1,5, secondo me dovrebbe andare bene. Preferisco star leggero, fare un po' di svolazzo, poi a cambiare sono sempre in tempo. L'innesco che sto utilizzando è l'innesco che faccio in realtà raramente, perché 3 pachini ultimamente difficilmente li metto. Questa volta qui secondo me è l'innesco che serve in un contesto del genere, un boccone piuttosto voluminoso, 3 bachini vitali su un amo del 16 710 XB serie Super Carbon Hook di Trabucco XPS. Condizione teoricamente da manuale, con corrente lieve, anzi lievissima. Ci sono stati dei flussi di entrata e d'uscita piuttosto forti. Ora è la situazione top, perfetta. Poi questo è un posto che in punta di canna sulla 6 metri abbiamo già quasi 5 metri d'acqua, 4,5 metri, quindi anche se il galleggiante sta un pochino più verso di noi è comunque nella situazione di canale perfetto. La pasturazione in queste fasi qui deve essere attenta, quindi pochi bigattini ma in continuazione. Cerchiamo di creare proprio una discesa continua, non serve nemmeno la fionda, potrebbe bastare anche qualche lancio di 10 bigattini alla volta in prossimità del galleggiante. Così, perfetto. E ora attendiamo. Questo è un bel pesce, vediamo un po' di cosa si tratta. Sono curioso perché in questo ambiente qua può essere veramente di tutto e questo è fantastico. Vediamo un po' di cosa si tratta. Dalle virate non riesco a capirlo. Però non è un pesce piccolo, eh? Vediamo un po'. Cos'è? Oh, cos'è? Pesce veloce. Oh, cos'è? È un cefalo. Per lì mi sembrava una spigola, però va bene anche il cefalo. Per le spigole aspetteremo. Oh. Azione della canna direi assolutamente perfetta. È una canna che io oggi la sto impiegando con un filo sottile volutamente, perché nelle altre sessioni l'ho impiegata con fili grossi e ho voluto vedere se si comporta bene anche con terminali medio sottili. Secondo me è perfetta. Vediamo un po'. Un bel cefalo, vediamo un po' se riesco a retinarlo rapidamente. Olè, è andato dentro. Bello, bel pesce davvero. Vediamo un po'. Ragazzi, cefalo sì, sicuramente di dimensioni importanti, quindi ha fatto divertire e ora fortuna sua se ne ritorna in acqua. Visto che siamo in un momento di stop, ne approfitto per parlare della canna. È la nuovissima frangente BLX Advanced. Questa qui è la misura 6 metri, però è disponibile a misura 6, 7 e addirittura 8 metri. È una canna nata per il mare, quindi per quella pesca dalle scogliere, dai moli, dove verosimilmente dobbiamo contrastare condizioni meteo marine anche avverse. Infatti è una canna potente, è una canna estremamente pronta, l'azione è spiccatamente di punta, ha una bella schiena,
mi piace molto come canna, e è una canna che nelle acque interne può essere perfetta anche per andare a combattere pesci di grossa mole, come per esempio carpe, o comunque quelli dell'acqua interna ne sanno più di me, quindi non approfondisco l'argomento. Per il nostro mare secondo me è perfetta per spigole d'Italia, cefali importanti. Oso dire che secondo me, per come l'ho testata, per come l'ho messa in pesca, con questa canna qua possiamo arrivare a sfruttare al massimo anche terminali dello 0,20 o addirittura dello 0,22. La tecnologia è elevata, ritroviamo tutte le tecnologie che sono presenti nelle top di gamma di Bolognesi Trabucco, anche se questa comunque è una medium level, non è una top di gamma. Troviamo il CX2, il carbonio di ultimissima generazione, e anche gli allestimenti sono da prima classe, infatti gli anelli sono Fuji, e questo ci garantisce l'estrema longevità anche in condizioni di salinità, o comunque condizioni che farebbero arrugginire anelli di altro tipo. Allestimenti interessanti anche per quel che riguarda la cosmetica, o comunque quello che si percepisce di primo impatto. Occhio nudo, presente infatti un tappo in EVA sul calcio che permette di puntellare la canna e forzare il pesce in determinate condizioni di combattimento. Molto utile il tappo anche per appoggiarla sugli scogli, quindi una canna sicuramente da avere nella nostra sacca delle canne quando si cerca il big fish, oppure quando si cerca di sfidare una condizione meteo impegnativa. Che bel pesce, potrebbe essere una spigola, da come tira non è molto energica, quindi potrebbe essere una spigola. Tendono ad andare sotto, probabilmente sotto c'è qualcosa che identificano come un elemento di protezione. Bel pesce anche questo, ragazzi. Cefalo. Cefalo. Vieni bello, vieni. Cefalo. Olè. Sicuramente pesci divertenti. Non cerchiamo loro, però visto l'orario non è facile la gestione. Vi faccio vedere questo bel pesce. Beh, comunque ragazzi sono bei pesci, pesci sicuramente divertenti, belli, ben pinnati, bene, dai, e di nuovo in pesca. Facciamo 3 parole sulla lenza. È una lenza estremamente light, svolazzante, non ci sono girelle, non ci sono microganci tra l'unione del fluorocarbon che abbiamo già visto, è un Ultrastong FC403 010. L'unione viene fatta con un sistema bocca di lupo, quindi estremamente leggero e svolazzante, per così dire. Non sono presenti torpille come spesso invece faccio, infatti è presente un bulk piuttosto stretto realizzato da piombini di generose dimensioni, posizionato più o meno alla metà dello spazio che intercorre tra l'amo e il galleggiante. 5 piombini di dimensione insomma piuttosto sostenuta, poi fanno spazio a piombini di dimensioni più piccole che si vanno ad allargare ed diventano sempre più rari e radi man mano che ci avviciniamo al terminale. Ho aggiunto anche un piccolo piombino sul terminale che comunque è un terminale piuttosto lungo, si parla di circa 80 cm perché il fondo ce lo consente, e giusto appunto circa a 10 cm, forse qualcosa meno, dall'asola c'è un piombino molto piccolo. All'inizio non ce l'avevo, l'ho posizionato dopo. Il galleggiante in questione si chiama Killer, è un galleggiante classico a pallina, molto efficiente, che secondo me in questa condizione è davvero quello che fa al caso nostro, e è da 1,5 grammi. Il Killer è presente in grammature da 1 grammo fino a 4 grammi. Ricordiamo che è un galleggiante che adesso è
è presente l'antenna cava di dimensione più piccola, quindi altamente visibile e a giorno, ma questa antenna cava si riesce a togliere per poi far spazio allo Starlight che metteremo poi più tardi quando diventerà buio. La deriva è una deriva in fibra di vetro estremamente resistente ed è un galleggiante con passaggio del filo inline, quindi interno, quindi è adatto a sfruttare tutte le caratteristiche di potenza che è in grado di esercitare la canna. Chiaramente oggi queste caratteristiche non le potremo sfruttare perché stiamo pescando molto sottili, però è un galleggiante veramente pronto a tutto. Ecco, e la domanda è: che cavolo è questo? Se sapete di che specie si tratta, scrivetelo nei commenti. Sicuramente è un pesce che non è un pesce di mare, io non lo conosco. Cos'è? Un carvedanello? È un... non lo so. E d'altra parte qui siamo nella terra di mezzo, anzi nelle acque di mezzo, e anche pesci dell'acqua dolce possono rimanerci. Scrivetemi nei commenti, se state guardando questo filmato su YouTube, che razza di pesce è, perché io non lo conosco. Stanno arrivando milioni di zanzare, erano programmate, siamo pronti a tutto. Venderemo cara la pelle, anzi il sangue, pronti a Wimbledon. Prima che le tenebre ci avvolgano definitivamente, con che mulinello sto pescando? Tanto è una domanda che altrimenti mi verrebbe fatta. Sto pescando con il nuovo Xplor FX 3005, l'avete già visto in altre puntate. Secondo me è l'abbinamento giusto quando si sceglie un'attrezzatura intermedia, cioè gamma alta ma non top di gamma, quindi l'Xplor qualità-prezzo secondo me è il giusto compromesso da abbinare a una gamma medio-alta come giustamente è la frangente BLX Advanced. Caratteristiche di questo mulinello: secondo me adattissimo per il mondo del mare, perché è stato studiato anche con un'estetica e degli allestimenti che non arrugginiscono, quindi lo comprate e non ci saranno problemi di ossidazione. Imbobinamento perfetto, corpo metallico, così come metallica è la manovella, metallica in alluminio è la bobina, frizione stagna, micrometrica, facile da gestire. Tra l'altro è un mulinello che viene scelto molto spesso dagli spinner, quindi è anche un mulinello da spinning che vanta fluidità, perfezione di imbobinamento ma anche drag elevati. Quindi con la bolognese i drag elevati diciamo che servono e non servono, perché poi alla fine tiriamo il giusto in funzione dei fili, però chiaramente quando abbiamo dei max drag elevati questo testimonia che il mulinello è un alleato di alta qualità. Ecco, e tra un alborella o cavedanello, non so cosa sia, e l'altro ora si sono attivati questi pesciolini. Mi fa ben pensare, perché con tutta questa attività di questi micro pesci teoricamente le spigole ora dovrebbero anche arrivare. Guardate che bellino, non si vedrà nulla perché ancora non abbiamo messo l'illuminatore sulla videocamera, però momento dello Starlight, mettiamoci lo Starlight sul galleggiante killer e poi dopo mettiamo anche un bel illuminatore sulla telecamera dell'operatore. Galleggiantino. Adesso leviamo la stina cava e mettiamo lo Starlight. Perderemo un po' di galleggiabilità perché lui è pieno di liquido e la stina invece è cava, quindi chiaramente cambierà un po' l'assetto del galleggiante che affonderà un pochino meglio, però è tutto calcolato. Questa si leva e lui va in pesca col suo Starlight. Cioè vogliono infilarsi qui sotto, probabilmente ci sono delle canne, però tendono tutte ad andare lì sotto. Che questo pesce assolutamente
retino, ma niente di incredibile, diciamo. Più di così non si può tirare. Pesci comunque energici che vogliono andare qui sotto. Secondo me qui sotto, visto il comportamento di tutti questi pesci, ci deve essere qualcosa che li può mettere in qualche maniera al sicuro. Anche questo comunque è un pesce niente male, ragazzi. Si è anche slamato nel retino? Sì, si è slamato nel retino. È andata bene. Vabbè, sono pesci che comunque sono dei bei pesciotti, Bene cari amici, direi che l'avventura può dirsi conclusa. Si conclude qui la pescata e il caldo. Non vedo l'ora di correre dentro la macchina e mettermi con l'aria condizionata, così prendo un bel colpo e ci rimango. Scherzi a parte, una pescata interessante, cefali di giorno, pesce disturbatore, un paio di spigolotte, quindi insomma tutti gli ingredienti per una pescata estiva. E per tutti quelli che dicono che d'estate le spigole non si prendono, beh, le spigole si prendono anche d'estate. Chiaro, è più difficile prendere quella grossa, però il pesce c'è e fa divertire, quindi potete pescare con la bolognese anche in estate. Ciao amici, alla prossima!